Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Ero qui che giocavo un po' col mio coltello, con uno dei miei coltelli. Coltello preso di recente, in realtà fatto di recente. È stato fatto un bel regalo, mi è stato dato questo pezzo di corno di cervo, vedete? Molto bello, molto ben sagomato, ok? E ho voluto praticamente realizzarmi un coltello primitivo, un coltello stile appunto pucco primitivo. E niente, in questi giorni mi sto divertendo un po' ad usarlo, mi piace molto, a parte che è un po' un regalo, no? E poi pensare di avere un coltello così un po' primitivo, no? È il fascino di un oggetto del genere, appunto col corno di cervo. Praticamente avevo questa lama finlandese di un pucco da tanti anni che era restata lì, a volte ho rischiato anche di perderla, era lì che girava. Ha un tenga abbastanza lungo, arriva fino a questa altezza, e aveva anche questa guardia in ottone. Allora, avendo adesso questo pezzo di cervo, ho deciso di crearmi un pucco, coltello proprio basico. Ovviamente non è molto rifinito, poteva essere fatto meglio sicuramente, io non sono un professionista, però funziona, molto comodo all'impugnatura. Mi piace questi materiali naturali, no? Nel bosco ha sempre il suo fascino. E oggi ero qua che me lo usavo, me lo godevo, diciamo, un po' a usarlo, a provarlo, no? Taglia veramente bene, devo dire. E ho forato il corno, ho innestato il tang dentro, l'ho messo a pressione e ovviamente ho cercato di fare l'alloggiamento molto preciso, e devo dire che il coltello è ben fermo, è ben fisso, non dà segni di cedimento. Ovviamente è un coltello prettamente da taglio, da utilità, può essere usato per la caccia, per tagliare il cibo. Non è sicuramente un coltello da, anche se il corno è un materiale molto molto robusto, perché è un vero e proprio tessuto osseo, diciamo, no? Quindi con una parte spugnosa all'interno e una parte più densa, più all'esterno, no? È molto duro, però ovviamente non è un coltello da batuning o da lavori molto impegnativi, va accompagnato con un'accetta. Però ecco, volevo farvelo vedere, coltellino che mi sono realizzato come stile pucco per piccoli lavoretti. In ogni caso adesso dovrò fargli un fodero, ma piano piano. Adesso gli ho adattato un fodero di un coltello che già avevo e ve lo faccio un po' vedere, se no continuo a muoverlo, effettivamente non si vede niente. Non è un grandissimo spettacolo, è un coltello primitivo, diciamo, primitivo, ok? Gli farò un foderino, adesso un fodero un po' adattato per lui. Ma nel video di oggi, a parte parlarvi del coltello, sono qua perché voglio parlarvi di un'accetta presa di recente. È questa. Ci tenevo tanto a parlarvene, a farvela vedere, perché sono consapevole che in Italia, se andate a cercare recensioni di questo tipo di accetta, di questa marca, ok, non ne trovate. Umilmente parlando, vorrei dire che nel mio canale cerco anche di portarvi cose un pochino più di nicchia, ma come fa uno a portare le cose un po' più di nicchia? Fa che un minimo di interesse perpetrato negli anni ci deve essere, ok? Quindi leggendo, studiando, guardando, conosci quello, conosci quell'altro, e ti interessi anche a quello che non è il semplice aspetto che abbiamo noi in Italia delle nostre brand, delle nostre marche, no?
quindi resta tutto molto riduttivo lì all'aspetto commerciale nostro italiano, ok? Infatti qui andiamo un po' su un pezzo, per quello che riguarda le accette, di nicchia, che qualcuno sicuramente magari tiene per collezione, per questo non si vedono tantissimi video italiani, diciamo, su questa accetta, e nemmeno tanti video europei. Questa qui è un'accetta russa e la marca e diciamo il brand che la produce si chiama Anika, ok? Vedete, è riportato anche nel fodero. Ragazzi, ripeto, ci sono tanti video che vi fanno vedere accette Fiskars, Ultaforce, Gransforce, Rinaldi, Brandi, quello che volete. Delle accette russe in particolare, ci sono 3 o 4 marche molto interessanti che fanno delle opere d'arte, perché la Russia ha una storia di accette scuri veramente ampissima, ma ovviamente è molto distante da noi, quindi non ci arriva molto questa influenza, no? Ok? Però io penso che sia una gran bella recensione potervi far vedere di persona un'accetta di questo tipo, perché ragazzi dal video, magari dalle foto non rende, ma di persona è veramente qualcosa di particolare e caratteristico. Io sono stato fortunato perché un amico me l'ha ceduta, lui non la usava, mi ha detto guarda io non la uso, è bellissima ma non la uso, prendila tu, e io l'ho presa appunto per usarla e con l'occasione ve la mostro anche. Quindi umilmente parlando, però questi pezzi un po' di nicchia sono contento di potervi riportare nel canale. Ripeto, Anika, la marca, arriva con questo fodero in cuoio, ragazzi, fatto veramente benissimo. Non abbandonate l'idea dei foderi che vedete su Gransforce, mezzi ballerini, fragilini, sulle Ultaforce, i foderi foderi appunto che si staccano, oppure Fiskars, foderi di plastica eccetera. Qui ragazzi il fodero è veramente perfetto, perfetto ragazzi, perfetto. Si apre in questo modo, ok? Vi faccio vedere anche, se guardate la cura all'interno del fodero, è veramente qualcosa, non so se si riesce, qualcosa di spettacolare, cioè non vedete un bordo non all'esterno ma all'interno messo, diciamo, in modo non preciso rispetto alla cucitura e a tutto il resto. È veramente, ragazzi, fatto, che poi non ci vuole tanto, ma è veramente curato, perfetto a livello di finiture, ok? Allora ragazzi, andiamo all'accetta. L'accetta eccola qua, in tutta la sua bellezza, ok? Mi scuso se l'audio non si sente tantissimo, ma ho un fiume alle mie spalle che fa abbastanza casino. Comunque l'accetta è questa, ragazzi. Ve la faccio vedere in ogni suo particolare per farvi anche rendere conto di quanto è curata. Ok, guardate anche lo spessore, ok? È forgiata la testa, forgiata a mano in acciaio 5200 a circa 58 HRC. Ha questa forma a praticamente scure da carpentiere, ok? Possibilità appunto di andare abbastanza vicino al tagliente con questa barba. Okay, l'accetta è bellissima, qui c'è riportato il marchio di Anika, ok? È molto spessa, molto pesante. Quello che contraddistingue questa accetta rispetto magari a quelle a cui io ero abituato è un manico non tondo ma molto largo, ok? E un peso veramente importante. È un'accetta che col fodero pesa 1,1 kg circa, quindi è molto molto pesante. La lunghezza dell'accetta è di
49 cm totali per un tagliente di 7 cm e mezzo circa, 7 cm e mezzo. Ok, ho iniziato anche a mostrarla in qualche gruppo, ok, in particolare anche sul nostro gruppo Knife Nature and Real Life Passion, ok, dove è un gruppo che abbiamo fondato tra amici e che sta riscuotendo molto successo tra gli appassionati. Qualcuno che l'ha vista, ok, subito l'ha associata allo scuretto da carpentiere Rinaldi. Però sono qui a farvi la recensione proprio per farvi un attimo capire di cosa parliamo. Questo è il mio scuretto da carpentiere Rinaldi, customizzato ovviamente, ho cercato di rifinirlo, ha fatto battaglie di ogni tipo, gli ho creato anche questa barbetta, ok? Uno strumento fantastico, uno strumento eccezionale per il prezzo, c'è tanta sostanza, però chi mi ha detto lo scuretto da carpentiere Rinaldi spendi un decimo, vi invito solo a fare le dovute considerazioni, le dovute differenze. Questa adesso io l'ho customizzata, ma anche a livello di finiture, ok, come arriva questa accetta che è praticamente quasi rifinita in maniera maniacale, e anche guardate le differenze a livello di spessori, ok, è veramente tutto altro strumento. Anche in termini di peso lo scuretto è intorno ai 750-800 grammi, sui 700 grammi siamo. Qua siamo intorno, la lunghezza è quasi la stessa, ok, 4-5 cm di differenza, ma qua siamo intorno al 1,1 kg. È un po' la caratteristica anche di tante accette russe, vedete anche quanto è largo il manico, sono accette pesanti, sotto 1 kg è difficile trovarle, 1 kg, 1,1 kg, 1,2 kg, 1,3 kg. Questa è un'accetta molto particolare perché appunto, come vi dicevo, in Italia e in Europa attualmente da un paio d'anni circa è di grande difficoltà a reperirla, non è di facile reperibilità, e questo ha fatto anche lievitare un po' i prezzi, ma anche volendo è difficile da trovare. A me è stata ceduta da, appunto come vi dicevo, da un amico che non la usava, e quindi ho approfittato, l'ho presa proprio per usarla, anche se sarebbe un pezzo che potrebbe essere inserito tranquillamente per chi è appassionato in una collezione. È un pezzo un po' particolare, un'accetta molto particolare, che devo dire che è veramente bellissima. Vado giusto, vi metto qualche video, vi faccio vedere un po' qualche video in utilizzo. Ovviamente il primo impatto è di un'accetta molto pesante, sicuramente lo scuretto da carpentiere, adesso io non voglio fare questo confronto, ok? Sono due strumenti totalmente diversi, questo qui è sicuramente più agevole, più veloce da usare e più facile da trasportare. Questa qui è già un'accetta con un certo peso, ok? Anche a livello di prestazioni, però questa qua è un'accetta che cioppa perché arriva anche bella fina, bella tagliente, veramente affilata a rasoio, affilatura perfetta, ok? E ha anche buone potenzialità anche di spacco, perché vedete è veramente spessa, è uno strumento veramente bellissimo, bellissimo e robusto, fatto proprio per lavoro importante, diciamo. Andiamo a vedere un attimino come lavora, giusto per farvi rendere l'idea.
Ovviamente questo è fatto per poter prendere l'accetta in presa più avanzata, vedete, e fare un po', usarla anche per lavoretti più di fino. Ok, andiamola a vedere sul grosso. Ovviamente il martello lo potete usare anche per picchettare, rompere il ghiaccio, fare un po' tutti i lavoretti, no? Che già sapete, ho fatto vedere tante volte, ma già potete immaginarvi, no? I vari tipi di utilizzo. Andiamo a vedere un attimino anche, faccio vedere come cioppa. È veramente potente, ragazzi. Guardate quanto ci ha messo a tagliare questo pezzo di alberello. È veramente potente. Come vedete, ragazzi, spacca veramente tanto col peso che ha, veramente tanto. Guardate, qui ci sono anche dei nodi importanti, ma praticamente ci stiamo passando dentro. Guardate. Guardate quanti rami, nodi e quanto era, diciamo, le fibre quanto erano attorcigliate. Guardate anche qua, diviso in due.
Allora ragazzi, eccoci qua, vi faccio questa inquadratura un po' più da vicino, così vedete meglio l'accetta, ok? Mi sentite meglio, ok? Allora, accetta che avete visto l'ho usata sia a bosco e l'ho usata anche a casa a spaccare la legna. Con questo spessore e questo peso che ha, se la cava bene anche in quello. Rifinita in maniera spettacolare, fodero bellissimo, un'accetta pesante, molto pesante, magari portarla in un trekking, comunque in un giro lungo con molti dislivelli e altro carico, probabilmente non sarebbe la mia scelta, però magari per un campeggio stanziale è uno strumento veramente rifinito e fatto veramente benissimo. Ho potuto rendermi conto con mano di quale qualità abbiano queste accette, ok? Fatte di alta qualità in Russia, forgiate a mano. E il prezzo ragazzi di questa accetta quando si trovava era intorno alle 200 euro, ma fanno accette anche che costano 1500 euro in Damasco per esempio, per farvi capire di cosa parliamo. Era intorno alle 200 euro, ma come vi dicevo attualmente in Europa è difficile reperirle. In Europa, come vi dicevo, è diventato ormai difficile reperirle anche per il discorso dazi con le guerre attualmente in atto, ok? Le sanzioni che ci sono. È uno strumento sicuramente molto affascinante, rifinito alla perfezione, molto bello, molto bello. Poi lungi da me dirvi che per divertirvi nel bosco, fare bushcraft, avete bisogno di un'accetta di questo tipo. Vanno benissimo le nostre Rinaldi, vanno benissimo le nostre Prandi, le Fiskars. Qui entriamo già nell'aspetto passione, ok? Quindi ricerca dei particolari, ricerca di un prodotto un po' più di nicchia, proprio perché c'è questo interesse in materia, mettiamola così, ok? Che dire ragazzi, vi ringrazio tantissimo del supporto che mi date sul canale, ringrazio tantissimo chi si iscrive e vuole restare aggiornato sui video, sui contenuti, ringrazio tantissimo tanti che mi scrivono magari trovandomi sui social, mi fanno delle domande, mi fanno capire, diciamo, quanto apprezzino i contenuti di questo canale. Grazie veramente tanto a tutti, come sempre fatemi sapere le vostre impressioni sul video, ci vediamo al prossimo video, ciao!